Amici e amiche di Play with Prince, benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Dovete sapere che io non sono un imperterrito amante dei videogiochi fantasy classici, né degli open world smisurati, ma c'è un titolo degli ultimi anni che ha saputo racchiudere questi due elementi in modo a dir poco brillante e che ancora oggi, dopo 12 anni dalla sua uscita, non mi stanco di consigliare a chiunque mi chieda consigli e pareri su cosa giocare all'interno del parco titoli appartenenti a questo filone. Sto parlando ovviamente di Dragon's Dogma, un videogioco action RPG fantasy firmato Capcom del 2012, noto in particolare per la vasta ambientazione open world e soprattutto per il suo sistema di combattimento al contempo fluido e articolato. Quest'ultimo permetteva, tra le altre cose, di arrampicarsi sui nemici più grossi in stile Monster Hunter o Shadow of the Colossus, se mi passate il paragone. In molti continuano ancora oggi a chiedermi perché Dragon's Dogma è così importante, se dopo tutto è passato in sordina rispetto a produzioni maggiori della stessa Capcom come il già citato Monster Hunter o altri titoli della stessa linea come può essere uno Skyrim o un Dark Souls, solo per fare degli esempi. Ebbene, potrei stare qui per ore a parlarvi dei tantissimi peculiari aspetti che rendono questo videogioco una vera e propria perla nel panorama action RPG, passando dalla storia piuttosto intrigante al sistema delle cosiddette pedine, alla caratterizzazione delle classi e delle relative tantissime abilità, alle ambientazioni ispiratissime con i tanti mostri convincenti e ben realizzati, fino al gameplay estremamente soddisfacente. La verità è che Dragon's Dogma è un titolo dannatamente divertente, capace di offrire quell'esperienza ruolistica di un tipico party di Dungeons & Dragons, concentrata tuttavia sulla sola componente action, e lo fa oltretutto incredibilmente bene. Ho giocato innumerevoli titoli di questo tipo, ma credo di non essermi mai imbattuto in un gioco che mi abbia divertito così tanto in tutti i suoi aspetti, nonostante i vari difetti che ovviamente non mancano. All'annuncio dell'anno scorso di Dragon's Dogma 2 non potei far altro che esultare, perché un titolo del genere, con tutto il potenziale del suo predecessore e il supporto alle moderne tecnologie, non può che rivelarsi una bomba semplicemente esplosiva, libera dalle costrizioni tecniche che limitarono la visione del creator nel primo capitolo. Quest'ultimo infatti si disse all'epoca poco soddisfatto del prodotto originale, poiché dovette rinunciare, suo malgrado, a tante features che aveva inizialmente ideato per questo grandioso progetto, aspetti che tuttavia saranno finalmente presenti in questo nuovo Dragon's Dogma, finalmente in stato di grazia. L'open world del mondo di Gransys sarà questa volta 4 volte più grande rispetto alla mappa del primo capitolo, le battaglie più imponenti, dinamiche, il sistema di progressione dei personaggi più sviluppato e incalzante, l'intelligenza delle pedine molto più arguta e soddisfacente. Basterebbero solo questi elementi di innovazione a far morire di hype chiunque abbia già giocato al primo Dragon's Dogma, perché quest'ultimo risulta ancora oggi, dopo tanti anni, incredibilmente godibile, grazie anche al nuovo restyling grafico con il passaggio dai 30 ai 60 fps di cui ha goduto dal 2017 in poi. E come dimenticare infine l'espansione Dark Arisen, che introdusse una nuova e magnifica, nonché micidiale, location per nulla adatta ai deboli di cuore, nella quale tutti noi abbiamo gettato sangue e sudore, ma che ha saputo ricompensarci con tante soddisfazioni e divertimento. Immaginate ora di avere tra le mani lo stesso gioco, ma enormemente più curato, profondo, dettagliato, con la possibilità di fare tante cose che nel primo non erano possibili per ovvi motivi tecnici dovuti ai tempi. È semplicemente il sogno proibito di ogni amante dell'originale Dragon's Dogma, ma oserei dire anche del genere action GDR fantasy in generale. Una grafica bellissima, nuove razze, classi, abilità, mostri, incantesimi, una nuova storia, ma lo stesso epico proposito di sempre: sconfiggere un colossale drago che ha letteralmente rubato il nostro cuore nei panni del leggendario prescelto Arisen, e il resto sarà una storia tutta da vivere a partire dal prossimo 22 marzo. A proposito, non conoscete Dragon's Dogma o volete semplicemente rispolverarlo in mia compagnia? Venite a seguirmi in live sulla piattaforma Viola, trovate il link in descrizione. Proviamo a recuperare insieme il nostro cuore rubato, anche se a dirla tutta, Dragon's Dogma ha rubato il mio ormai da molto tempo e non me l'ha mai più restituito. Se questo video vi è piaciuto lasciate pure mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere nessuno dei miei futuri video. Ah, e seguitemi se vi va sui vari social che potete trovare qui a destra e sotto in descrizione, sul mio gruppo Telegram e su quello di Videogiochi News, che potrà indirizzarvi verso le migliori offerte del mondo gaming. Questo è tutto per oggi, il vostro The Prince vi saluta e vi manda come di consueto un fortissimo abbraccio e come sempre non dimenticate, giocate con passione. Alla prossima!